Venezia, itinerario su alcune curiosità di castello, Porta Blu, Chiesa dei Greci, Cuori di Pietra, Leoni dell'Arsenale e Corte Nova. In questo video vi porterò in un nuovo itinerario nel sestiere di Castello, mostrandovi delle curiosità un po' nascoste. Nella seconda metà del Cinquecento si registrò l'arrivo a Venezia di immigrati provenienti da Giulfa, una città armena sotto sovranità persiana, ricca e fiorente per i suoi commerci internazionali. Gli abitanti di Giulfa si insediarono soprattutto in Ruga Giuffa, che vi invito a visitare partendo da Santa Maria Formosa. Da un'antica parola italiana, ruga sta per strada affiancata di negozi e ancora oggi, oltre a osterie e bacari, si possono ammirare negozi di maschere molto belli. In una calle laterale di Ruga Giuffa si trova una delle porte più fotografate di Venezia. La particolare forma gotica e il colore blu la rendono particolarmente fascinosa. La porta blu purtroppo non ha un buon stato di conservazione, malgrado ciò è assolutamente da vedere. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Nella descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per poi fare le vostre compere senza ulteriori spese, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete aiutare il canale e offrirmi un caffè, c'è anche un link al mio PayPal. Vi ringrazio. Proseguendo dopo Ruga Giuffa e superando San Provolo, ci dirigiamo verso la chiesa di San Giorgio dei Greci. Essa è una delle più antiche e storiche chiese dell'ortodossia della diaspora. È stata per secoli una delle più splendide chiese ortodosse del mondo. La sua costruzione si è resa possibile grazie ai contributi dei greci ortodossi di Venezia e dei marinai greci di passaggio nella città. La costruzione dell'edificio in stile tardo rinascimentale iniziò nel 1536 su progetto di Sante Lombardo e i lavori si conclusero sotto la guida dell'architetto Gian Antonio Ciona. L'esterno venne completato nel 1571 con la costruzione della cupola. L'interno ha una struttura a navata unica ed è ricoperto di affreschi, opera di Giovanni di Cipro, con coro ligneo a due ordini lungo le pareti laterali e un pulpito di Giovanni Grappiglia del 1597. Di fronte al pulpito si trova un lavoro giovanile dell'architetto Baldassar Longhena, il cenotafio dell'arcivescovo Gabriele Severo di Filadelfia, morto nel 1616. Al di fuori il campanile sorge nel sagrato della chiesa di San Giorgio, al centro del quale si trova una decorativa vera da pozzo. Il campanile pende da quando fu costruito e, se girate nel retro, un cancello in ferro separa delle pietre tombali. Visitata la chiesa, proseguiamo nel cuore del sestiere per scoprire una curiosità che si trova nel sottoportico dei preti, in un cuore rosso di pietra che nasconde una leggenda. Una notte, nei pressi di Malamocco, un giovane pescatore veneziano di nome Orio era intento a tirare le reti in barca quando udì distintamente una voce femminile gridare «Per favore, liberami, ti supplico!» e vide il volto di una bellissima donna uscire dall'acqua. L'uomo si accorse di essere al cospetto di una bellissima sirena di nome Melusina. I due si innamorarono e Melusina rinunciò alla sua natura di pesce e si trasferì a vivere nell'abitazione di Orio, al patto però che egli rimanesse fuori casa tutti i sabati, fino al giorno del matrimonio. Tuttavia il pescatore all'inizio obbedì, ma poi, spinto dalla gelosia e dalla curiosità, un sabato irruppe in casa e si trovò di fronte un terribile serpente, che si rivelò essere la stessa Melusina, che ogni sabato era condannata a trasformarsi a causa di un terribile maleficio che poteva essere rotto solo con l'amore e il matrimonio. Allora i due si sposarono ed ebbero 3 figli. Un giorno però la bella sirena si ammalò e morì. Il povero pescatore con i 3 figli si divideva tra lavoro e le faccende domestiche, ma ogni volta che rientrava a casa trovava la dimora sempre in perfetto ordine. Un giorno, dopo essere incasato prima a causa di una tempesta, trovò una serpe in cucina. Terrorizzato la uccise. Da allora la casa non fu più in ordine come prima e Orio capì che la serpe non era altro che Melusina, ora morta per sempre. Così, in ricordo di questa storia, nel luogo dove si trovava la casa di Orio e Melusina, fu posto un cuore di mattoni rossi, che si dice porti fortuna se lo si sfiori col proprio innamorato. Proseguendo nel nostro itinerario, supereremo la chiesa di San Martino, di cui ho fatto un bel video che vi linko in alto a destra.
fino ad arrivare all'entrata dell'arsenale. Qui abbiamo dei leoni marmorei, tutti originali greci, che sono la testimonianza della presenza veneta nel Levante mediterraneo del XVII-XVIII secolo. 3 dei 4 che si vedono sono riconducibili all'impresa del comandante Francesco Morosini e la conquista di Atene nel Peloponneso. A noi interessa uno in particolare, quello più a sinistra guardando l'entrata, chiamato il Leone del Pireo. Leone del IV secolo a.C., che ha sulla base un'epigrafe in latino che lo ricollega all'impresa di Morosini. Ma quello che più ci incuriosisce sono le iscrizioni sui fianchi del leone, datate XI secolo. Sono da riferirsi ai variaghi, mercenari scandinavi al servizio dell'imperatore bizantino. Se guardate bene, potrete scorgere dei nastri di rune sulle zampe anteriori. Comunque, l'entrata dell'Arsenale, con le sue torri con orologio, è uno dei posti magici che preferisco di Venezia. Anche qua, tappa obbligatoria, magari prima di visitare la Biennale, che dista pochi metri da qua. Tornando verso l'interno e diretti verso Santa Giustina, vi divertirete a scoprire un posto particolare. Tra i 200 sottoportichi che ci sono a Venezia, quello della Corte Nuova penso sia il più bello e svolge anche funzione di cappella. Al suo interno sono presenti 2 capitelli del tipo edicola in pietra d'Istria e marmi. Il soffitto, colorato di azzurro e oro, è tutto a cassettoni. I capitelli hanno ai lati 4 quadri che raccontano sommariamente la storia dell'epidemia di peste che colpì Venezia nel 1630 e che risparmiò la corte. Secondo la tradizione, gli abitanti della zona, durante la pestinenza del 1630, rimasero immuni del contagio, poiché la peste stessa, nel tentativo di penetrare in corte attraverso il sottoportico, fu arrestata da un'immagine della Vergine posta da tempo nel luogo e fu costretta a cadere a terra, come lo ricorda una pietra rossa nel selciato. Da allora tutti i veneziani che attraversano il sottoportico si guardano bene da calpestare quella pietra rossa, temendo sfortune e disgrazie. Si dice anche che durante la Prima Guerra Mondiale gli abitanti del sottoportico, invocando la Vergine, siano stati risparmiati dai bombardamenti nemici. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qua e spero che il video vi sia piaciuto. Ci sentiamo per il prossimo. Iscriviti! 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 Iscriviti!